Il 22 aprile del 1870 a Simbirsk nacque Vladimir Ilich Ulyanov, più conosciuto con lo pseudonimo di Lenin. Egli fu il maggior leader rivoluzionario del Novecento ed è tra le figure più influenti di tutta la storia dell'umanità. Nacque in una famiglia borghese benestante, ma dalle idee progressiste e illuminate, in una Russia governata dagli zar, povera e arretrata. Si dice fosse un bambino molto vivace, allegro e dedito agli scherzi. Un episodio, però, segnò per sempre la sua esistenza, modificandone in parte il temperamento e tracciando le basi del suo pensiero politico, ossia l'esecuzione a morte del fratello maggiore coinvolto in un attentato contro lo zar Alessandro III. Fu infatti descritto dal direttore del ginnasio da lui frequentato come un ragazzo certamente dalle doti eccezionali, costante nell'impegno e determinato, di straordinarie capacità, ma dal carattere sempre più introverso, schivo e poco socievole. In periodo universitario lesse tutte le opere di Karl Marx, tra cui Il Capitale. Si laureò alla facoltà di giurisprudenza in un solo anno e mezzo, riuscendo a dare tutti gli esami previsti nei 4 anni del corso di laurea. Fu dunque un intellettuale di grande cultura, nonché padre fondatore dell'Unione Sovietica, guida del comunismo internazionale per molti anni ed il maggiore continuatore dell'opera appunto di Karl Marx. Quando la Russia entrò in guerra contro Germania e Austria durante la Prima Guerra Mondiale, nel febbraio del 1917 lo zarismo crollò a causa di enormi sconfitte militari. Numerose proteste infatti misero a ferro e fuoco le grandi città russe, con l'appoggio dunque di soldati e operai nella famosa rivoluzione di ottobre russa. Lenin e i militanti del suo partito nell'ottobre del 1917 presero il potere, diventò capo del governo, mise fuori legge tutti i partiti tranne il suo, Partito Comunista Russo, e sancì di fatto la dittatura del proletariato. Nel 1922 fu colpito da un ictus che comportò una parziale paralisi del lato destro del corpo. Le sue condizioni però si aggravarono ulteriormente sino alla paralisi completa e alla morte nel 1924. La salma fu imbalsamata e divenne un autentico oggetto di culto all'interno di un sontuoso monumento funerario presente tutt'oggi sulla Piazza Rossa a Mosca. Il suo cervello fu sezionato e studiato, poiché si riteneva avesse proprietà straordinarie. Nella sua ultima lettera al Congresso, suo testamento, espresse forti critiche e preoccupazione circa la malsana personalità dell'emergente Joseph Stalin.